Buongiorno ragazzi, cominciamo oggi un nuovo argomento di enorme importanza nel nostro corso completo di video lezioni di storia e filosofia con tutti gli argomenti del triennio superiore delle scuole secondarie. Abbiamo qui Sofì, la mia piccola gatta, che adesso non è più tanto piccola, vero Sofì? Stai per compiere un anno. Ecco la mia mascotte che dà la, ci dà la aiuto. Non ti muovere così, dai. Ci augura buona fortuna per questa nuova avventura. Dobbiamo parlare di Kant, un pensatore tra i più importanti nell'intera storia della filosofia, un pensatore che però ha anche suscitato critiche e discussioni che vedremo. Una rivoluzione nella storia della filosofia, il cosiddetto criticismo kantiano, vero? Il concetto di trascendentale. Sembrano cose tanto difficili, ma cercherò di spiegarvele in maniera chiara. La cosiddetta rivoluzione copernicana della filosofia. E quindi, Sofì, vuoi andare a dormire? Non è più tanto piccola perché tra poco compie un anno, vero Sofì? Ti faremo una bella torta di compleanno con una candelina. Poi però la torta ce la mangiamo noi perché i gatti non mangiano le torte. Va bene, insomma, vuoi andare, la lanciamo. Ecco, cominciamo a parlare di Immanuel Kant, filosofo tedesco, si chiama Immanuel con due M, che nasce il 22 aprile 1724 a Königsberg. Attenzione, Königsberg è una città che significa montagna del re, infatti in tedesco König vuol dire montagna, scusate, König vuol dire re, S è il genitivo sassone, quindi Königs vuol dire del re e Berg vuol dire montagna. È una città tedesca che ora non è più tedesca, si trova proprio ai limiti orientali della colonizzazione germanica nel Medioevo, nell'attuale Prussia orientale, quella che veniva anche detta all'epoca Prussia orientale e che apparteneva al Ducato di Brandeburgo. La Prussia orientale era stata regione sul Mar Baltico, è molto fredda, eh, che si trovava praticamente quasi all'interno della Polonia, dopo essere appartenuta per secoli alla Polonia, una regione comunque abitata da tedeschi parlanti tedesco. Circa un secolo prima la Prussia orientale era stata acquisita dal Ducato di Brandeburgo che 23 anni prima della nascita di Kant si era trasformato in Regno di Prussia, pur non possedendo ancora la Prussia occidentale. Quindi Königsberg, città fredda, un porto sul Mar Baltico, è veramente la capitale del Regno di Prussia. Attenzione, nonostante non si chiamasse più Ducato di Brandeburgo ma Regno di Prussia, la capitale comunque restava nel Brandeburgo, no? Era Berlino, la dinastia regnante, quella degli Hohenzollern. Abbiamo parlato ampiamente, per esempio, del grande Federico II, re di Prussia, di Hohenzollern, che fu appunto il re di Prussia per la maggior parte, durante la maggior parte della vita di Immanuel Kant. Adesso questa città, come le città tedesche del Baltico, non sono più tedesche perché a seguito delle vicissitudini della seconda guerra mondiale i tedeschi sono stati cacciati. Pensate che attualmente Königsberg appartiene addirittura alla Russia. La Prussia orientale è quell'enclave, no, che si trova tra la Polonia e la Lituania, d'accordo? C'è un piccolo pezzo di Russia che non confina con il resto della Russia. Attualmente pensate che la città si chiama Kaliningrad, d'accordo? Ha cambiato nome in Kaliningrad. Allora, Kant
è figlio di genitori modesti. È importante la figura della madre perché la madre era molto devota, era molto religiosa, ad una forma di protestantesimo radicale, sobrio, severo, fortemente interiorizzato, il pietismo. La madre era seguace di questa corrente protestante, il pietismo. Il pietismo era arrivato anche a Königsberg, anche all'università di Königsberg, attenzione. Quindi in realtà come in altri posti della Germania, vi era uno scontro tra due correnti ideologiche e filosofiche, quella di Wolff, egemone in buona parte della Germania, Wolff con due F, e quella appunto del pietismo. Wolff chi era? Wolff era un discepolo di Leibniz, un singolare discepolo di Leibniz, autoproclamatosi tale, che aveva un po' tradito la filosofia di Leibniz, che è una filosofia aperta, tollerante, non sistematica, ne aveva dato un'interpretazione, appunto l'interpretazione wolffiana, un'interpretazione molto rigida, molto moderata e molto schematica. Aveva reso la filosofia di Leibniz quasi una scolastica, d'accordo? L'aveva sistematizzata, tradendola però. Infatti, forse solo nel XX secolo si è recuperata pienamente la vera filosofia di Leibniz. Un po' tutti in Germania, compreso Kant, conoscevano la filosofia di Leibniz nella versione di Wolff. Parliamo di filosofia leibniziano-wolffiana, cioè la filosofia di Leibniz in qualche modo modificata da Wolff. Era tuttavia una filosofia razionalistica, intellettualistica, per certi aspetti anche aperta alle istanze dell'illuminismo. Invece ovviamente il pietismo era una filosofia luterana molto molto severa. Cosa succede? Uno dei primi maestri di Kant è un certo Schulz. Schulz era un pietista, però era meno intollerante di altri pietisti, cercava in qualche modo una conciliazione tra il rigorismo religioso del pietismo e il sedicente cosiddetto illuminismo wolffiano. Schulz è il direttore del Collegium Fredericianum. I genitori di Kant lo spediscono in questo collegio pietista. Kant vi entra nel 1732, quindi è molto giovane, no? Ha 12 anni. Era un collegio molto severo, molto austero, dove si pativa il freddo, dove vi era una disciplina religiosa, veniva impartita una formazione etico-religiosa veramente dura, con pratiche di devozione estenuanti, veramente pesanti. Lo studio, il curriculum di studi era veramente vecchio stampo, era basato sul latino, al quale erano dedicate la metà delle ore, pensate, di lezione. Si studiava poco il greco. È vero che nel Settecento in tutta Europa c'è un po' il declino dello studio del greco, ma questo fatto colpì negativamente Kant, perché influenzò negativamente Kant. Kant per tutta la vita dimostrò una conoscenza scarsa del greco. Questo è uno, ma non l'unico, degli aspetti del provincialismo culturale di Kant. Kant, filosofo che ha cambiato la storia della filosofia, che cerca in vari modi di integrarsi, pur stando lontano, stando nella periferia proprio dell'Europa, cerca di integrarsi all'interno della temperie culturale dell'illuminismo europeo. Ci riesce fino a un certo punto. Kant vive in un posto provinciale, in uno stato assoluto come la Prussia, un posto lontanissimo dal resto del mondo,
non parlerà mai bene il greco, ma non conoscerà bene neanche le lingue moderne, quindi poteva attingere alle opere francesi e inglesi, soprattutto quando venivano pubblicate in tedesco, ma all'epoca le traduzioni non erano così frequenti come oggi, quindi ci sono forti elementi di provincialismo in Kant. Un altro elemento di provincialismo di cui si è parlato molto è il fatto che Kant non viaggiò mai, per quanto singolare, anche dopo essere diventato famoso e benestante, lui non si allontanò mai da questo piccolo porto di Königsberg sul Mar Baltico, se non per fare qualche gita fuori porta di 10 o 20 chilometri. Non viaggiò mai neanche per visitare la sua capitale Berlino o altre città vicine, per esempio in Polonia oppure non lo so in Lituania, e Kant sosteneva che viaggiare era inutile, una frase, una convinzione che al giorno d'oggi è molto fuori moda. Al giorno d'oggi tutti pensano che la cosa più importante sia viaggiare. Lui sosteneva che era inutile, a lui comunque non interessava, sembrava una perdita di tempo, lui voleva studiare, voleva impegnarsi nei suoi studi filosofici a casa sua, nella sua città, Königsberg. C'è anche da dire che viaggiare, soprattutto nei paesi freddi come quelli dove Kant viveva, era piuttosto pericoloso all'epoca. Non vi erano neanche delle strade sicure, i viaggi erano molto lunghi, però è anche vero che Kant rifiutò anche di trasferirsi in altre città quando gli furono dati, come vedremo, gli furono proposti incarichi molto importanti e lucrosi in università molto più importanti di Königsberg, e lui comunque rifiutò. Un'ipotesi su questo punto è quella che Kant comunque si poteva permettere di dire che Königsberg era sufficiente per conoscere, per studiare la storia, la natura umana, proprio perché Königsberg era un porto, quindi ci sbarcavano persone di molte nazionalità diverse. Bisogna vedere però se Kant, che era un tipo piuttosto casalingo e metodico, finiva poi per conoscerle. Insomma, poi il collegio Fredricianum non insegnava praticamente niente di materie scientifiche e matematiche. Va bene, comunque Kant è un grande ingegno. Non avrà mai un buon ricordo del collegio Fredricianum, anche se Kant ci ha lasciato poche osservazioni sulla sua vita, sulla sua infanzia, sulla sua famiglia. Per esempio, non è ben chiaro il rapporto di Kant con i genitori. Lui certo era una persona educata e rispettosa, tuttavia alla morte dei genitori lui chiuse ermeticamente la casa dei genitori, non la riaprì più, non ci entrò mai più all'interno, e non entrò mai più nessuno. Questo forse potrebbe essere un segnale, un indizio che la sua giovinezza nella casa paterna e materna non era stata forse tra le più felici. Nel 1740 si iscrive all'Università di Königsberg, probabilmente in filosofia. Noi non abbiamo i documenti, d'accordo? Non sappiamo. Qualche anno dopo Kant sicuramente prese comunque alcuni titoli appunto in filosofia. Qui incontra un suo maestro importante, Martin Knutzen. Martin Knutzen era un wolfiano eterodosso, un wolfiano particolare, che a differenza di Wolff era un cultore delle scienze e in particolare di Newton. Kant, abbiamo visto dal suo collegio, non sapeva niente di Newton o delle scienze, si mette a leggere moltissime opere scientifiche. Kant si considererà sempre un discepolo di Newton, proverà sempre un'ammirazione per Newton e mostrerà sempre di condividere il sistema, il metodo scientifico newtoniano. Quindi Kant diventa vicino alla nuova scienza,
all'illuminismo, alle idee di progresso, d'accordo? Non a caso i suoi primi scritti sono proprio scritti di tipo scientifico, come pensieri sulla vera valutazione delle forze vive. Nel 1747, questa che è una delle sue primissime opere, è davvero scadente, la formazione scientifica di Kant è ancora scarsa. Lui tratta un argomento molto sentito in Leibniz e nella filosofia di Leibniz, le cosiddette forze vive. Noi oggi le chiameremmo energia cinetica. Viene anche preso in giro in qualche modo per quest'opera. Altre opere successive saranno di una maggiore importanza. Per esempio nel 1755 lui scrive Storia generale della natura e teoria del cielo, d'accordo? In cui formula un'ipotesi cosmologica sull'origine dell'universo che in maniera singolare è molto simile a quella contemporaneamente formulata dall'astronomo, dallo scienziato Laplace. Nessuno dei due, Kant e Laplace, sapeva dell'altro e tuttora figura nella storia come teoria Kant-Laplace, Kant col trattino Laplace. Nel 1956 scrive delle opere sui terremoti, sulle cause delle scosse sismiche, oppure storia e descrizione naturale del terremoto del 1755, il terremoto di Lisbona nel 1755, distruttivo, che aveva causato moltissimi morti, sconvolse tutta l'Europa e fu preso ad esempio da moltissimi filosofi per parlare del problema del male, del problema della provvidenza, perché Dio aveva fatto morire tante persone a Lisbona provocando un terremoto proprio nelle ore della messa, così morirono più persone di quante sarebbero morte in un altro momento, perché crollarono le chiese e così via. Nel 58 nuova dottrina sul moto e sulla quiete. Queste prime opere di Kant vengono anche chiamate opere precritiche, perché opere giovanili, anche quando Kant non era più proprio tanto giovane, opere precritiche acerbe, appartenenti a un periodo iniziale, perché sono ovviamente le opere precedenti alle tre grandi critiche: critica della ragion pura, critica del giudizio, critica della ragion pura, critica della ragion pratica, critica del giudizio. Ma vengono chiamate precritiche ovviamente non solo perché vengono prima della critica della ragion pura e delle altre due critiche, ma perché sono opere in cui Kant non aveva ancora sviluppato la sua celebre filosofia che lui espresse nelle tre critiche, cioè il sistema del criticismo. Quindi spesso Kant esprime delle idee filosofiche che poi saranno completamente superate. Infatti le opere precritiche a noi non interessano, non le spiegheremo, non abbiamo tempo da perdere su cose completamente inutili. Kant stesso le ripudierà e dirà che non devono essere lette perché non rappresentano il suo pensiero. Lui aveva cambiato completamente idea. Naturalmente possono essere utili agli interpreti per vedere il cammino di Kant, per interpretare meglio Kant alla luce delle opere successive. Nel 1763 pubblica L'unico argomento possibile per una dimostrazione dell'esistenza di Dio. Poi nel 64 un'opera non indifferente, Le osservazioni sul sentimento del bello e del sublime. Kant parla del bello, del sublime, dell'opera d'arte, tutti temi ovviamente molto importanti per il nascente romanticismo. Si può dire che Kant anticipa in qualche modo il romanticismo. Tuttavia quello che Kant scrive in questa breve opera giovanile precritica lo ripeterà e lo approfondirà, la faccenda del sublime, la differenza tra il bello e il sublime, all'interno della critica del giudizio, e noi lì ne parleremo. Un'opera però abbastanza importante è la terzultima delle opere precritiche di Kant, I sogni di un visionario chiariti con i sogni della metafisica. I sogni di un visionario, il visionario è lo svedese Swedenborg, una specie di occultista, di mistico,
di personaggio esoterico che aveva formulato una serie di teorie strampalate. Kant qui esprime proprio il suo illuminismo. Questa è una delle opere più illuministiche di Kant. Kant cerca di confutare queste credenze paranormali, soprannaturali, eccetera, ma tra l'altro lo fa con uno stile che è molto diverso dal suo stile abituale, un approccio proprio ironico, se non sarcastico, caustico. Kant arriva addirittura a prendere in giro chi crede nei miracoli, chi crede in certe manifestazioni soprannaturali, d'accordo? Quindi un'opera, diciamo, illuministica contro le credenze superstiziose, e quindi ha una certa importanza da questo punto di vista. Ne riparleremo brevemente nell'ultimissima lezione su Kant che io dedicherò alle altre opere importanti, alle altre opere al di là delle tre critiche, dopo aver parlato delle tre critiche. L'ultima opera precritica è precritica fino a un certo punto, perché nel 1770 Kant sta già elaborando il suo famoso sistema critico del criticismo. Quindi l'ultima opera precritica è in realtà un'opera che anticipa la critica della ragion pura, cioè la svolta critica di Kant. Con quest'opera Kant ottiene la libera docenza all'Università di Königsberg, e quest'opera si chiama La forma e i principi del mondo sensibile e intelligibile, scritta in latino De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principis. Siccome il titolo è lungo e complesso, spesso viene ricordato convenzionalmente come la dissertazione del 70, d'accordo? Qui lui anticipa su molti aspetti, per esempio la trattazione dello spazio e del tempo, quella che sarà la sua nuova, diciamo, la sua vera filosofia. Quindi abbiamo detto qualcosa su queste opere precritiche, che cosa sono, d'accordo? Questo Knudsen che dicevo, appunto lo istrada a leggere Newton. Quindi Kant si interessa moltissimo di scienza, esalta anche l'illuminismo, si sente proprio parte dell'illuminismo e lo dice, d'accordo? Lo dice. Molti sono i passi in queste opere in cui Kant denuncia il principio di autorità, dice che la ragione deve essere la guida per scoprire cose nuove senza riguardi per la tradizione, per l'autorità. Bisogna avere l'audacia di stabilire che se una cosa è giusta può essere anche una cosa nuova, una cosa contraria alla tradizione, che bisogna seguire la propria ragione, eccetera. Dal 47 al 54 Kant è in difficoltà economiche, per vivere è costretto a fare l'ingrato mestiere del precettore. Sono anni molto duri ma anche molto fecondi, perché Kant ha modo di leggere tantissimo. Quello che legge sono soprattutto opere scientifiche o filosofiche dell'illuminismo, comunque molto legate alla scienza. A parte Newton, lui legge Huygens, il famoso fisico che aveva anche una teoria filosofica meccanicistica, Eulero, il grande matematico svizzero, oppure personaggi dell'illuminismo francese come Buffon e Maupertuis, naturalisti che avevano proposto una teoria dell'evoluzione naturale, dell'evoluzionismo, del trasformismo in grande anticipo con Darwin. Nel 1755 lui ottiene la libera docenza. Che cosa significa? Significa che può tenere dei corsi liberi all'interno dell'Università di Königsberg, però la libera docenza non è un incarico strutturato, lui si deve procurare gli studenti, deve andare incontro agli studenti
stabilire il prezzo delle lezioni, insomma deve inseguire un po' gli studenti e dare agli studenti quello che gli studenti vogliono, d'accordo? E gli studenti vogliono magari molte cose che Kant non conosce. È una cosa molto dura per Kant, ma Kant lavora duramente, si prepara in maniera molto molto precisa, è un buon insegnante con un ottimo eloquio, un'esposizione che piace, quindi comunque ha un certo successo. D'altra parte Kant resterà legato all'insegnamento, continuerà ad insegnare per tutta la vita, d'accordo? Per tutta la vita. Gli studenti lo costringono a insegnare logica, meccanica, geografia, fisica, aritmetica, trigonometria, d'accordo? Quindi tantissime materie su cui Kant si deve preparare appositamente. Nel periodo in cui lui è magister studia i metafisici tedeschi, ma anche gli empiristi inglesi, da cui sarà molto colpito, e Rousseau. Lui dirà sempre di dovere molto a Rousseau, dirà che Rousseau l'ha in qualche modo interessato alla povera gente, alle classi popolari. Grazie a Rousseau Kant riesce ad avere comprensione ed interesse nei confronti delle classi popolari che lui dice, criticando se stesso, prima della lettura di Rousseau, dice di aver disprezzato. Hume, lui amava moltissimo l'empirismo di David Hume, la famosa frase di Kant: Hume mi ha svegliato dal sonno dogmatico. Con Hume Kant abbraccia la prospettiva dell'empirismo e si avvia appunto a fondare la sua nuova filosofia che seppellisce le credenze metafisiche del giovane Kant, d'accordo? E abbiamo già visto che finalmente nel 70 un Kant già abbastanza avanti negli anni riesce, con la dissertazione del 70, ve l'ho citata prima, a diventare professore universitario, d'accordo? Professore universitario di logica e di metafisica. Ora Kant è più tranquillo, ha uno stipendio fisso, non deve fare ore, come prima, molte ore di insegnamento al giorno. L'attività didattica è più leggera, non è faticosissima come prima. Pensate che quando era libero docente doveva arrotondare addirittura con altri lavori, fu anche lui vice bibliotecario nella biblioteca del castello di Königsberg. Inizia la fase più feconda, famosissima del suo pensiero. Nel 1781 lui pubblica un'opera destinata a fare storia, la critica della ragion pura. Attenzione, la critica della ragion pura probabilmente è una gestazione molto lunga. Ricordate la dissertazione del 70? Ecco, dal 1770 al 1781, quindi per 11 anni, Kant non scrive assolutamente niente, quindi evidentemente il lavoro per la critica della ragion pura è molto lungo. È vero che ci sono delle lettere di Kant che dice, ma non ci crede quasi nessuno, di aver scritto la critica in pochissimi mesi, dopo anni e anni di riflessione. La critica della ragion pura ha un certo successo, ma viene anche molto molto criticata. Qual è il problema? Kant la scrive in maniera molto discutibile. Diciamo subito che Kant scrive male, non tutti sono d'accordo con questo. Io la penso così. Kant scrive male proprio da un punto di vista sintattico, da un punto di vista stilistico. Bisogna abituarsi alla scrittura di Kant, che è molto pesante, a volte contorta, ma proprio strana. A volte costruisce delle frasi mettendo le premesse alla fine del periodo invece che all'inizio e così via. Quindi già lui non è per niente un esempio di stile, scrive in maniera difficile, in maniera pesante, si fa facilmente fraintendere. L'opera, la prima edizione della critica della ragion pura, è piena di contraddizioni, di ripetizioni, di terminologia usata a volte in un modo, a volte in un altro, di terminologia per niente
per niente chiara, approssimativa, del tutto astratta e così via. Quindi di fatto lui subisce molte critiche. Attenzione, i contenuti anche della sua filosofia vengono facilmente travisati. Kant viene accusato, e lui dirà che non è affatto vero, di due posizioni filosofiche opposte, comunque molto diverse. Uno di idealismo berkeleyano, cioè come il filosofo empirista inglese Berkeley, idealismo berkeleyano significa negare l'esistenza della materia, negare l'esistenza della materia, degli oggetti esterni alla mia anima, compreso il mio corpo, una forma di immaterialismo, di negazione della realtà materiale. Kant non ha mai voluto dire una cosa del genere, ma capite, anche il modo in cui lui scrive porta facilmente a questi fraintendimenti, quindi gli errori, i fraintendimenti del suo pensiero sono anche colpa sua. Viene anche accusato di negare la trascendenza, quindi una sorta in qualche modo di accusa di materialismo, per cui lui sarà denunciato. Kant ci tiene a ristabilire la verità, e allora che fa? Fate attenzione, nel 1783 lui riscrive la Critica della ragion pura in maniera molto molto più chiara e comprensibile. Finalmente la gente capisce, e questa opera è molto più compresa e molto più apprezzata della prima. Si chiama Prolegomeni. Lo so che il titolo è lungo, in generale viene indicata come Prolegomeni. Il titolo completo è Prolegomeni ad ogni futura metafisica che vorrà presentarsi come scienza. Prolegomeni ad ogni futura metafisica che vorrà presentarsi come scienza. Cioè Kant, così come nella Critica della ragion pura, sostiene che la metafisica non è assolutamente una scienza, non può conoscere niente da un punto di vista scientifico, da un punto di vista teoretico oggettivo. Kant rivede completamente la Critica della ragion pura, la riscrive proprio da un punto di vista diverso e molto più facile da comprendere, d'accordo? È importante. Che cosa succede? Succede che poi Kant scriverà la seconda sua opera fondamentale. Attenzione, nel 1888 lui scrive la Critica della ragion pratica. Se la Critica della ragion pura, come vedremo, si occupa della conoscenza, la Critica della ragion pratica amplia il criticismo kantiano perché si occupa della morale. D'accordo? Critica della ragion pratica. Tuttavia la Critica della ragion pratica era stata preceduta da due opere importanti. Nell'87, forse avrei dovuto dirlo prima, 1787, Kant pubblica una seconda edizione della Critica della ragion pura. D'accordo? Non gli bastano i prolegomeni, vuole scrivere meglio proprio tutta l'opera, quindi pubblica prima edizione 81, nell'87, cioè non gli basta scrivere un'opera gemella, ok, Prolegomeni ed ogni futura metafisica che si presenterà come scienza, riscrive la Critica della ragion pura anche in una seconda edizione. Questa seconda edizione è molto più chiara e comprensibile della prima, come sono i Prolegomeni, ma Kant non si limita a rimaneggiare o a aggiustare qualche pezzetto qua e là. La seconda edizione è profondamente diversa della prima, Critica della ragion pura. Vi sono dei paragrafi aggiunti, degli argomenti, dei capitoli che vengono completamente riscritti. In più Kant aggiunge un'introduzione esplicativa e anche un capitolo finale contro l'idealismo, proprio per far capire che lui non è idealista. Allora questa seconda edizione è molto molto più leggibile, ok? Generalmente infatti anche adesso si legge la seconda edizione
non la prima che appunto appare astrusa, contorta e pesante, ripetitiva nel modo in cui è scritto. Abitualmente si legge, tutti leggono la seconda edizione della critica della ragion pura, anche se vi sono stati grandi autori come per esempio Schopenhauer oppure Heidegger che sostengono che la prima edizione della critica della ragion pura, per quanto difficoltosa, esprima meglio la filosofia di Kant. Quindi lui poi pubblica la critica della ragion pratica. Attenzione, anche la critica della ragion pratica ha un'opera gemella più chiara di essa, esattamente come i prolegomeni sono l'opera gemella, l'opera parallela alla critica della ragion pura. Anche la critica della ragion pratica ha un'opera gemella che però, a differenza dei prolegomeni rispetto alla ragion pura, l'opera gemella è stata scritta prima. Nel 1785 Kant scrive Fondazione della metafisica dei costumi, molto più leggibile e snella della critica della ragion pura. Ad esempio, vi dico solo una cosa, le tre famosissime formulazioni dell'imperativo categorico che vedremo nel dettaglio, di solito vengono citate non nella formulazione della critica ragion pratica, bensì in quella della fondazione della metafisica dei costumi. Nel 1790 Kant pubblica la sua terza critica e quindi diciamo conclude il complesso itinerario della filosofia chiamata criticismo. Poi vedremo che cosa significa criticismo, quando parleremo anche della critica della ragion pura vedremo anche cosa significa il titolo critica della ragion pura. Quindi nel 1790 critica del giudizio, in cui Kant parla del giudizio estetico, dell'opera d'arte, del bello, d'accordo? Quindi un'opera di estetica, un'opera in cui lui parla del sentimento, del bello, dell'opera d'arte. Quindi ovviamente la critica del giudizio è, tra le tre critiche kantiane, quella che ovviamente si avvicina al romanticismo, esprime la parte così, per così dire, romantica di Kant, anche se Kant non è propriamente, non è un romantico. Attenzione, critica del giudizio, questo è importante. In italiano è invalsa la tradizione di tradurre giudizio con la G maiuscola, perché si tratta del giudizio estetico, il giudizio di quando io dico mi piace, non mi piace, è bello, non è bello, un'opera d'arte, non è un'opera d'arte, cioè del giudizio estetico. Perché? In tedesco giudizio estetico si dice Urteilskraft, spero di scriverlo bene in tedesco, che in tedesco, almeno giudizio estetico, così lo chiama Kant. Urteilskraft significa facoltà di giudicare, ok? Urteil, giudizio, Kraft, facoltà, questo è il genitivo, facoltà di giudicare, ok? Il problema è che in italiano esiste anche un'altra parola importantissima di Kant che è giudizio, ed è il giudizio logico, no? Cioè il giudizio, non il giudizio estetico, mi piace, non mi piace, ma il giudizio logico, cioè la proposizione logica che connette un soggetto a un predicato, d'accordo? L'espressione di una proposizione logica. E questa parola giudizio in questo secondo significato compare invece ovviamente nella critica della ragion pura, i famosi giudizi analitici, giudizi sintetici a priori. Ora, in italiano non c'è modo di distinguere le due parole, che però in tedesco sono diverse. Infatti il giudizio come giudizio logico, non come giudizio estetico, Kant lo chiama Urteil, cioè appunto giudizio, mentre il giudizio estetico è Urteilskraft, cioè facoltà di giudicare. In italiano le due parole si traducono nello stesso modo, giudizio. Allora capite, per distinguerle è invalso l'uso, la convenzione dovunque di chiamare il giudizio logico, quello della critica della ragion pura, di indicare il giudizio logico con la G minuscola in italiano e di indicare invece il giudizio estetico, quello della critica del giudizio, con la G maiuscola. Spero di essermi spiegato. Allora, quindi siamo nel 1790.
Kant insegna all'università, scrive, scrive, scrive. Lui è molto sicuro di sé. Kant sarà sempre accompagnato dall'idea di stare realizzando una vera e propria rivoluzione filosofica epocale. Lui paragona la propria filosofia alla rivoluzione copernicana, come Copernico ha rivoluzionato la scienza e l'astronomia, io adesso sto rivoluzionando la filosofia, quindi sarà molto attento alle reazioni e al successo delle sue opere. La vita di Kant a Königsberg, non si allontanò mai da Königsberg, è povera di eventi esteriori. In realtà vi sono tutta una serie di aneddoti sulla vita di Kant a Königsberg che sconfinano nell'aneddotica, aneddoti spesso inventati per dare di Kant un'immagine agiografica o comunque un'immagine che nella vulgata in qualche modo ha colpito molto. Spesso queste cose che si raccontano su Kant sono vere e proprie invenzioni dei suoi discepoli immediati che sono poi state smentite dagli studi successivi. Si dice che Kant era parco, era parsimonioso, era severo, faceva una vita veramente sobria, era maniacale nell'organizzazione, era meticoloso in tutto, mangiava solo una volta al giorno. Poi si è scoperto in realtà che mangiava solo una volta al giorno, spesso con 12 amici, non certo da solo, ma questo pasto durava ore e ore e ore. Si dice che usciva sempre alla stessa ora da casa, si svegliava sempre alla stessa ora, non so, alle 5, usciva sempre per la passeggiata mattutina alle 10. C'è il famoso aneddoto inventato secondo cui i cittadini di Königsberg regolavano gli orologi quando vedevano passare Kant dalla piazza principale di Königsberg e lui passava sempre nello stesso secondo, minuto e secondo ogni giorno, e quindi non sgarrava mai, si potevano regolare gli orologi nel momento in cui Kant passava, d'accordo? Si diceva appunto una vita parsimoniosa, con un rigoroso celibato, una benevolenza, ma anche un certo distacco nei rapporti umani e così via. Insomma, si è trasformato Kant in una specie di asceta, di santo, un po' maniacale, così. Recenti studi hanno messo in evidenza che Kant invece ha avuto numerose relazioni con donne. Certo non si è mai voluto sposare, si è sempre dedicato al suo lavoro, non ha mai voluto formare una famiglia, ma per esempio aveva un'amante con la quale si incontrava in un parco pubblico, si lasciavano anche dei bigliettini all'interno di punti precisi del parco, bigliettini che contenevano anche dei riferimenti erotici, d'accordo? Quindi questo fatto di Kant ascetico, meticoloso, che non ha interesse per le donne, che mangia poco, sono tutte chiacchiere, d'accordo? Si tratta di una mitologia che è stata creata apposta. E quindi ad un certo punto Kant inizia ad avere anche problemi con l'autorità politica. Nel 1786 muore Federico II il Grande di Hohenzollern, che è famoso sovrano del dispotismo illuminato, amico di Voltaire, che era stato molto tollerante, dava molta libertà di espressione, di stampa, non certo al popolo, ma agli intellettuali sì. Nel 1786 Federico II viene sostituito dal successore Federico Guglielmo II, che invece, a differenza del precedente, è un conservatore, è retrogrado, è bigotto, nomina un ministro dell'università che impone la censura all'università, soprattutto in materia di religione. Anche i libri e le riviste vengono sottoposti a censura preventiva e Kant proprio in quel momento deve pubblicare un'opera sulla religione improntata al deismo illuministico, un'opera non cristiana. Non riesce a pubblicarla se non dopo molti compromessi, dopo molti anni
di problemi con la censura, si chiama La religione nei limiti della semplice ragione, un'opera importante di religione di Kant di cui parleremo sempre nell'ultimissima lezione. Il libro ottiene l'organizzazione della censura e viene pubblicato nel 1793, ma comunque fa scandalo, attira i fulmini del nuovo sovrano sulla testa di Kant. Il nuovo sovrano Federico Guglielmo I scrive personalmente a Kant intimandogli di non occuparsi mai più di questioni di religione. Kant risponde educatamente al sovrano, difendendosi dall'accusa di aver travisato, attaccato il cristianesimo, accusa in realtà perfettamente giustificata, e comunque promette di non scrivere mai più di religione, promessa che Kant assolutamente non manterrà, anche perché poi il sovrano muore presto. Kant, dopo la morte del sovrano, si sentirà sciolto da questa promessa, d'accordo? Kant ormai è anziano, le forze e la lucidità mentale lo stanno abbandonando. Nel 1796 si ritira dall'insegnamento, però vedete, ha insegnato fino a tarda età, fino all'ultimo, fino a quando è riuscito a farlo. Nel 1796 si ritira. Le ultime sue opere importanti sono Per la pace perpetua, di cui parleremo comunque brevemente, sempre nell'ultima lezione, e poi Il conflitto delle facoltà nel 1798. Anche L'antropologia pragmatica nel 1798. Dopodiché Kant, indebolito per alcuni anni, muore a Königsberg, dove era nato e da cui non si era mai spostato, il 12 febbraio 1804. Questo quindi è da parte mia, spero che sia stato utile, un sommario, un sommario delle cose più importanti relative alla vita, alla personalità, alle opere di Kant all'interno del suo tempo, all'interno del luogo dove viveva. Ovviamente a partire dalla prossima lezione entriamo subito in medias res, e ci vorranno molte lezioni per spiegare. Speriamo che vada tutto bene, che sia tutto comprensibile. Ci vorranno molte lezioni per spiegare in maniera approfondita, precisa e anche con molti esempi da parte mia le dottrine di Kant. Ci occuperemo delle 3 opere critiche: critica della ragion pura, critica della ragion pratica, critica del giudizio, ma vi sarà anche un'ultima lezione in cui io farò un sommario delle altre opere di Kant importanti, non delle opere precritiche di cui non parlerò, non ci interessa, ma proprio delle opere dell'ultimo periodo di vita di Kant, quando, una volta terminato di dire quello che aveva da dire sul criticismo, dopo l'ultima delle 3 critiche, Kant si occupò in alcune opere, ne abbiamo già citate alcune opere spesso brevi, di politica, di storia, di antropologia, di morale, di religione. Quindi io non vi parlerò solo delle 3 famose critiche, ma non vi parlerò comunque, vi parlerò anche di altro, ma non delle opere precritiche, perché veramente a me sembra una cosa totalmente inutile parlare delle opere precritiche. Lo stesso Kant le ha ripudiate e ha detto di non leggerle, ma parleremo invece di altre opere di cui io vi farò un sunto in una conclusiva lezione, di altre opere sugli argomenti che vi ho detto, di cui Kant si occupò dopo le critiche, nell'ultima fase della sua vita e della sua produzione. D'accordo, continuate a seguirmi. La prossima volta iniziamo a trattare la critica della ragion pura. Arrivederci a tutti.